Benvenuti su Dark Side. Su questo canale parlerò di eventi accaduti a livello internazionale, di persone che sono state vittime di tragedie. È destinato ad un pubblico adulto e parlerò di contenuti sensibili. Questo canale è stato creato per educare, informare, ma soprattutto commemorare la memoria delle vittime. Sappiate che tutto ciò che dirò nei video sono informazioni che ho trovato su internet. Non è mia intenzione offendere o ferire i sentimenti di alcuno. Quindi tutto ciò che dico è la mia interpretazione dei fatti e la mia opinione esclusiva. Ricordatevi di essere gentili ovunque, ma soprattutto nei commenti qui sotto. Benvenuti su Dark Side. Oggi parleremo di un noto serial killer australiano di nome Ivan Milat. Come molti serial killer, Ivan Milat è cresciuto in una famiglia disfunzionale. È nato come Ivan Robert Marko Milat il 27 dicembre 1944 in una povera famiglia di immigrati croati. In Australia abitava a Guildford, nell'est Australia, Sydney. Il padre spesso era violento e la madre spesso incinta. Hanno avuto 14 figli, tra cui Milat, Ivan, che era il quinto. 2 degli altri 13 fratelli sono morti. Pace all'anima loro, immagino. Se sembra che sto leggendo è perché sto leggendo, purtroppo la mia memoria non mi aiuta, quindi è per quello che farò delle pause e dovrò guardare il mio gobo. Tornando alla storia, Milat e la sua famiglia era sovraffollata e sono cresciuti in una baracca a Moorebank, un sobborgo della periferia di Sydney. I fratelli Milat erano iscritti a scuole private cattoliche, erano abituati a maneggiare coltelli e armi da fuoco e trascorrevano pomeriggi a spierare bersagli nel cortile dei genitori. Milat era un noto delinquente per le autorità già dall'età di 13 anni. Ben presto i suoi crimini si intensificano. Nel 1977 ha tentato lo stupro e l'omicidio di altre 2 donne, per il quale non è stato accusato. Ivan Milat è morto domenica 27 ottobre del 2019. È stato malvagio fino al giorno della sua morte. Ha riferito ad un poliziotto australiano: le persone muoiono, dovrebbero soltanto superarlo. I media all'epoca descrissero signor Onions, come il testimone principale nel processo durato 4 mesi di Milat. Da allora Onions ha parlato pubblicamente di aver rifiutato un pagamento di ricompensa della polizia di oltre $200.000, che equivale su per giù a 140.000 euro. Forti prove hanno collegato Milat ai crimini, compresi gli oggetti personali che conservava delle sue vittime, come sacchi a pelo, attrezzature da campeggio, armi che si adattavano ai modi in cui aveva mutilato le sue vittime, furono trovate a casa sua, senza andare troppo nei dettagli. Purtroppo non è raro che i serial killer collezionino trofei, trattenendo qualcosa dalle vittime. Il criminologo dottor Kirchengast, non so se l'ho detto correttamente, perdonatemi, dice che fa parte dell'eccessiva sicurezza dello psicopatico, la convinzione di poter ingannare tutti attraverso la manipolazione o il fascino. Milat ha assunto lo stesso avvocato che aveva ottenuto la sua assoluzione del precedente caso di stupro, ma lo ha licenziato dopo che gli è stato consigliato di dichiararsi colpevole. Non gli andava più bene lo stesso avvocato, chissà perché. Comunque, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse e ha costantemente sostenuto la sua innocenza. Io no,
lo zaino, no, non è mio, non lo so come c'è rimasto, come mi c'è arrivato là, boh, ce l'avrà messo qualcuno. E in effetti ci arriveremo. Uno dei suoi fratelli ha provato ad insinuare durante un'intervista, è uno dei fratelli che pensavano fosse coinvolto negli omicidi. Facendo un piccolo riassunto, alcuni omicidi sono stati fatti in coppia e quindi pensavano che un solo assassino non avrebbe potuto farlo da solo, perché mentre cercavano di assalire una persona l'altra sarebbe potuta fuggire o aggredire o comunque combattere. Quindi hanno pensato per un po' di tempo che fossero più di una persona e per questo hanno sospettato dei fratelli di Boris, anche perché trovarono delle prove nelle loro case, nei giardini, comunque nei loro terreni. Quindi il serial killer più famoso d'Australia, Ivan Milat, è morto in prigione per un cancro terminale gastroesofageo a Long Bay di Sydney alle 4:07 di domenica 27 ottobre 2019, come se l'orario ci importasse molto. Comunque, questo era stato riferito dalla guardia carceraria di New South Wales. Era stato sottoposto a chemioterapia, porello, da quando gli era stata diagnosticata a maggio dello stesso anno, quindi quanto è maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 5 mesi è durato. Si è fatto solo 25 anni. Comunque. Milat, Ivan, quello là, è stato condannato a 7 ergastoli consecutivi, senza condizionale. Vabbè, forse dobbiamo... Vabbè, ok, andiamo avanti. Praticamente sarebbe un ergastolo per ogni omicidio che ha commesso. Allora, dicevamo... Ivan Milat è stato condannato a 7 ergastoli consecutivi senza condizionale e è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio e falsa detenzione e rapina di Thomas Onions. Nonostante un piano di fuga sventato e appelli infruttuosi, Milat rimase in custodia fino alla sua morte. Purtroppo ci sono molti anche casi irrisolti. Parliamo degli omicidi che sono stati commessi da Ivan Milat tra il 1989 e il 1992. Ha rapito e ucciso almeno 7 vittime, di età compresa tra i 19 e i 22 anni. 3 tedeschi, 2 britannici e 2 australiani. I backpacker sono stati prelevati durante l'autostop su un lungo tratto di strada tra Sydney e Melbourne, alcuni in coppia, altri da soli. Ognuno è stato portato nella Belanglo State Forest, nel New South Wales. I rapporti forensi hanno mostrato ferite da proiettile e da taglio sui corpi delle sue vittime, con prove che suggeriscono che potrebbero non essere morti all'istante per le numerose ferite. Una volta uccise furono parzialmente sepolti in una fossa poco profonda, a faccia in giù, con le mani dietro la schiena. Parliamo delle vittime. James Gibson e Deborah Everest. James Gibson aveva 19 anni, è stato descritto dalla famiglia e dagli amici come amichevole, dallo spirito libero e un po' nomade. Amava l'arte e l'ambiente e spesso si offriva volontario nei vigili del fuoco del paese e nelle proteste contro il disboscamento. Voleva avere un'altra avventura prima di tornare a studiare e rinviò il corso di scultura a cui si era iscritto a Frankston TAFE, invitando la sua ragazza a unirsi a lui nei suoi viaggi, Deborah. Anche Deborah Everest aveva 19 anni ed è stata descritta dagli amici come vivace, divertente e frizzante. Studiava psicologia mentre lavorava part-time alle
Tetraplegic Society, alla società tetraplegici, ma sognava di diventare un giorno giornalista. Ha anche rimandato l'università per prendersi cura del suo papà, che era malato, quindi aveva un po' di tempo libero da dedicare a una nuova avventura e si è unita a James. Un sabato mattina del dicembre 1989 la coppia decise di fare l'autostop a nord verso Sydney e incontrare alcuni amici prima di dirigersi verso un festival di campeggio nel bush vicino ad Albury. Arrivarono a Surrey Hills in Sydney senza problemi, ma arrivarono per scoprire che i loro amici erano già diretti al festival. Passarono la notte e fecero il check-in con i loro genitori prima di ripartire lungo la Hume Highway la mattina successiva. 2 settimane dopo, i loro genitori, frenetici, hanno denunciato la scomparsa dei loro figli. 4 anni dopo, i corpi della giovane coppia sono stati trovati a 25 metri di distanza nella Belanglo State Forest. Entrambi avevano subito ferite multiple da arma da taglio e avevano ferite spinali paralizzanti. E pare che fossero torturati, gli ha praticamente tagliato la spina dorsale in modo che non potessero fuggire. Sembra che Ivan si è preso del tempo, quindi paralizzandoli per andare via e per poi tornare tempo dopo a finire l'opera. Simone Schmidl è nata in Germania, era conosciuta dagli amici come Simi e amava viaggiare. Quando aveva 21 anni si era recata in Australia dopo aver lavorato duramente come contabile per risparmiare abbastanza soldi. Lasciò Guildford nella zona ovest di Sydney il 20 gennaio 1991 con l'intenzione di prendere un autobus per Liverpool e fare l'autostop lungo la Hume Highway fino a Melbourne. A questo punto aveva già fatto l'autostop lungo la familiare Hume Highway numerose volte con altri amici backpackers, dopo aver viaggiato per grande parte del paese con i compagni che aveva incontrato lungo la strada. La prima volta che lo faceva da sola. Il suo corpo fu trovato 2 anni dopo nella Belanglo State Forest. Era imbavagliata e aveva un elastico intorno al cranio. È morta per ferite multiple da arma da taglio. Anja Hebshed e Gabor Nugbeo. Sicuramente l'ho detto male, ma perdonatemi. La coppia tedesca, Anja 20 anni e Gabor 21, erano viaggiatori facili che non bevevano né fumavano. Avevano già viaggiato insieme in Europa prima di avventurarsi in Indonesia. Gabor era tranquillo e timido, ma era un backpacker fiducioso. Dopo aver prestato servizio obbligatorio per 15 mesi nell'esercito tedesco, fece domanda per studiare geologia, ma quando non ottenne l'ingresso si accontentò invece di filosofia. Così dicono i suoi genitori, e si sarebbe trasferito in qualcos'altro una volta che avesse viaggiato. Ancora. Ha detto ai suoi genitori che si sarebbe trasferito in qualcos'altro una volta che avesse viaggiato. La sua ragazza Anja amava l'ambiente ed era anche desiderosa di viaggiare prima di continuare i suoi studi. Aveva appena completato un corso di disegno quando si diressero in Indonesia. Tuttavia, la coppia è stata costretta a prendere una decisione improvvisa per cambiare i loro piani di viaggio in Australia quando il tempo ha preso una brutta piega. Atterrarono a Darwin nel dicembre del 1991 e si diressero verso Bondi Beach per il giorno di Natale a Sydney. Lasciarono il loro ostello a King Cross il giorno di Santo Stefano con l'intenzione di dirigersi verso Adelaide e tornare verso Darwin. Non si stavano godendo l'Australia ed erano desiderosi di volare via dopo. I loro corpi furono trovati 2 anni dopo nella Belanglo State Forest. Anja era stata privata della testa e Gabor
imbavagliato e colpito alla testa più volte. Caroline Clark e Joanne Walters. Caroline aveva 21 anni e Joanne 22. Erano entrambe viaggiatrici britanniche che si sono incontrate in Australia e sono diventate solide amiche, decidendo di fare squadra mentre viaggiavano nel sud del paese. Joanne aveva sempre sognato di visitare l'Australia, immaginandola molto più esotica della sua nativa Cardiff in Galles. Era calda e dedita ai suoi studi e ha lavorato come bambinaia per un po' a Sydney, quando è arrivata per la prima volta nel paese. Caroline, che viveva nel Surrey in Inghilterra, era ben educata, sportiva e determinata. Aveva fatto domanda per un lavoro come agente di polizia all'età di 20 anni, ma le era stato consigliato di andare a fare più esperienze di vita nella forza di polizia. Nel febbraio 1992 le donne lasciarono un hotel per backpackers a Sydney e fecero l'autostop per Mildura, dove iniziarono a raccogliere la frutta. Poi si sono diretti a Tasmania e hanno viaggiato con un terzo amico che hanno incontrato lungo la strada. Ad aprile le due ragazze si sono ritrovate ancora una volta a fare l'autostop insieme sulla Hume Highway. A settembre i loro corpi sono stati trovati nella Belangol State Forest. Joanne è stata pugnalata 14 volte. Alcune delle ferite le avevano paralizzato la spina dorsale prima della sua morte. Caroline è stata colpita 10 volte ed è rimasta anche paralizzata con una pugnalata alla spina dorsale. Simone Schmidl aveva 22 anni. Era una turista tedesca ed è stata vista per l'ultima volta mentre camminava in autostop il 20 gennaio del 1991. Era una giovane ragazza avventurosa, la cui famiglia e i suoi amici l'avevano chiamata Simi. Visto l'ultima volta a Liverpool, a ovest di Sydney, in autostop verso sud. La viaggiatrice fiduciosa ed esperta che aveva visto gran parte del mondo finì i suoi giorni in una foresta solitaria a migliaia di chilometri di distanza di sicurezza dalla sua casa. In Germania i genitori di Simone hanno sentito la notizia nel peggiore modo possibile, tramite radio. Hanno contattato la polizia tedesca per la conferma e, anche se le autorità australiane li avevano informati della scoperta, il Dipartimento di Polizia tedesca non ha confermato l'identificazione fino a più di 2 settimane dopo che i resti di Simone erano stati riportati a casa e sepolti. Non c'era dubbio che fosse caduta vittima dello stesso assassino che mostrava la ferita ormai familiari, con Deborah Everest e James Gibson. Il corpo di Simone è stato trovato ancora parzialmente vestito, con la camicia e la biancheria intima spinti intorno al collo, un paio di pantaloncini verdi appesi al bacino con le fascette slacciate. Diversi gioielli e 2 monete sono stati trovati accanto al corpo e numerose ferite da taglio alla parte superiore del busto. Purtroppo ci sono moltissime altre vittime che però non sono riusciti a collegare a Ivan Milat, ma voglio comunque prendermi del tempo per parlare anche di loro, visto che questi sono casi non risolti. Queste sono vittime di cui sospettano Ivan Milat sia il colpevole, quindi voglio parlare anche di loro, anche se non è stato confermato che sia stato lui ad ucciderli e hanno provato a farlo confessare fino all'ultimo giorno, ma ovviamente non lo ha fatto. Quindi queste sono ad oggi dichiarate persone scomparse, non vittime di Ivan, ma ne hanno il sospetto, quindi voglio comunque ricordarli. Karen, 1971,
Nel febbraio 1971 Karen Rowland e sua sorella stavano viaggiando in auto separate per andare in un hotel a Canberra. Karen non è mai arrivata. La sua auto è stata trovata più tardi quella notte in una zona accidentata alle periferie della città. Il giorno dopo al lavoro, Milat apparentemente si vantava con i suoi compagni di lavoro di aver ucciso un uomo e di aver seppellito il corpo nella boscaglia. 3 mesi dopo, i resti di Karen furono trovati a 15 metri da una pista nella Fairborn Pine Plantation vicino a Canberra. È stata trovata sdraiata sulla schiena con le braccia sopra la testa e i vestiti tirati giù. C'era anche una bottiglia di birra vicino alla sua testa. 20 anni dopo, la scena del crimine è stata paragonata a quella della Belangol State Forest. Il suo caso non è mai stato risolto. Robin e Anita, 1972. Robin Hoynville Bertram, 19 anni, e Anita Cunningham, 18, erano studentesse infermiere a coinquiline e partirono da Melbourne nel giugno del 1972 con un piano per fare l'autostop nel Queensland. Il corpo di Robin è stato trovato sotto un ponte 80 km a ovest di Charters Towers, che si trova nell'entroterra di Townsville. Era stata colpita alla testa da un fucile calibro 22, che è la stessa arma usata da Ivan Milat, ed era nuda dalla vita in giù. Anita non è mai stata trovata. La polizia ha esaminato i movimenti di Milat intorno al momento della sua scomparsa, ma non sono mai riusciti a collegarla a lui in modo ufficiale. Gabrielle e Michelle, 1972, erano migliori amiche. Gabrielle Junkie aveva 18 anni e Michelle Riley 16. Decisero di fare l'autostop da Brisbane alla Gold Coast per dare un'occhiata alla vita notturna. Una settimana dopo la loro scomparsa, il corpo di Gabrielle è stato trovato in fondo a un rapido terrapieno sulla Pacific Highway, a metà strada tra le due destinazioni. Il corpo di Michelle è stato trovato 10 giorni dopo nella boscaglia. Non era vestita, diciamo così. YouTube non piacciono alcune parole, quindi cercheremo di evitarle. I rami erano stati disposti sul corpo. Ancora una volta la scena del crimine ha dimostrato somiglianze con la scena del delitto di Milat. Amanda, Leanne e Robin, 1978. Amanda Robinson aveva 14 anni. Leanne Goodall, 20. Robin Hickey, 18. Scomparvero mentre aspettavano alle fermate degli autobus il 30 dicembre del 78. Tra il 30 dicembre del 78 e il 21 aprile del 1979. Vivevano nel distretto di East Lakes, sulla costa centrale del New South Wales, e furono tutti rapiti di notte mentre erano soli. Le 3 donne non si erano mai incontrate, ma i loro casi erano quasi identici. Leanne è stata vista l'ultima volta allo Star Hotel di Newcastle. Robin è stata vista l'ultima volta camminare sulla Pacific Highway dopo aver incontrato un amico all'Hotel Belmont, e Amanda è stata vista per l'ultima volta sulla Pacific Highway mentre tornava a casa a Swansea. Il principale sospettato all'epoca era Ivan Milat. Alla fine degli anni 70 Milat era un operaio stradale nella zona e soggiornò in alberghi nei sobborghi circostanti, tra cui lo Star e Belmont Hotel, nei mesi in cui le ragazze scomparvero. Sebbene Milat abbia partecipato a un'inchiesta sulla loro morte, non ha offerto nulla per aiutare gli investigatori e ha negato di aver conosciuto le donne o di aver mai preso un autostoppista in quella zona. Ivan Milat disse: "Posso guardare queste madri negli occhi e dire loro che non farei quel genere di cose a nessuno." Che coraggio. Andiamo avanti. Milat è stato citato per aver fatto commenti durante l'inchiesta come: "Potrei chiedere come hanno potuto lasciare che una ragazza di 14 anni corresse in giro a mezzanotte?"
ha detto Ivan, si chiedeva, non ho parole, andiamo avanti. Gillian e Deborah nel 1980. Gillian Jamieson e Deborah Balken, entrambi 20 anni, erano infermiere e tirocinanti amiche intime ed erano note per fare l'autostop. Una sera di giugno 1980 furono visti parlare con un uomo con un cappello da cowboy nero e a tesa larga in un pub di Parramatta a Sydney. Più tardi Deborah ha chiamato la sua inquilina e ha detto che la coppia stava ricevendo un passaggio per una foresta a Wollongong sulla costa meridionale. Dopo la loro scomparsa, Milat, che quell'anno aveva lavorato nella parte occidentale di Sydney, è stato intervistato ed è stato nominato come persona di interesse durante un'inchiesta sulla morte della ragazza. Non sono mai stati trovati. Elaine e Carrie Ann, 1980. Elaine Johnson, 17 anni, e Carrie Ann Joel, 18. Sono state viste l'ultima volta a Cronulla, Sydney, alla fine del 1979 o all'inizio del 1980. Si pensa che abbiano fatto l'autostop fino a Wyong, sulla costa centrale, e si siano imbattuti in un gioco scorretto. Il principale sospettato al momento nella loro scomparsa era sempre Ivan Milat, che aveva lavorato nella zona in cui si ritiene fossero diretti. Caso strano, sta sempre in mezzo questo. Destra e sinistra, sta ovunque. Passiamo a Peter, 1987. Peter Letcher lasciò il sobborgo sud-occidentale di Sydney di Busby per fare l'autostop a casa dei suoi genitori a Bathurst, ma non arrivò mai. 2 mesi dopo, alcuni escursionisti scoprirono i suoi resti su un sentiero forestale vicino all'attrazione turistica Jenolan Caves. Era sdraiato, a faccia in giù, in un fosso poco profondo, coperto da rami e lettiere di foglie. È stato legato, pugnalato più volte alla schiena e colpito 5 volte alla testa con un'arma calibro 22. Diane, 1991. Diane Pennacchio, 29 anni, disse a un'amica dopo una serata in un hotel di Bungendore nel 91 che stava andando a fare l'autostop per 20 minuti di auto fino a Queanbeyan, che si trova appena fuori Canberra. È stata vista l'ultima volta camminare verso la Kings Highway. Il suo corpo è stato trovato 2 mesi dopo, a faccia in giù, coperto da rami di pino, nella Telaganda State Forest a sud-ovest di Canberra. La sua biancheria era tirata giù. Era stata pugnalata alle vertebre. Una delle vittime conosciute di Milat è rimasta paralizzata da coltellate alla spina dorsale, quindi sempre simile modo operandi. Le vittime purtroppo erano un bersaglio deliberato a causa della loro vulnerabilità. Hanno fatto affidamento sulla buona volontà degli automobilisti, afferma l'esperto di criminologia dell'Università di Sydney. Ed era un tempo prima dei telefoni cellulari, quindi erano completamente isolati. Il tribunale e gli avvocati difensori di Milat hanno cercato senza successo di scaricare la colpa su suo fratello Richard. Io ho visto l'intervista che hanno fatto a Richard, se non mi sbaglio, sul 60 minuti Australia, e fa pensare, fa riflettere. Comunque, qui ripete che le ultime parole di Ivan
prima di morire è stato: le persone muoiono, dovrebbero solo superarlo. E poi è morto. Andiamo avanti. Le ultime parole. Mentre la polizia lasciava Milat per esalare il suo ultimo respiro, ha parlato di dolore per le sue vittime. Egli rispose dicendo loro: non conta, irrilevante per me, ma so nel mio cuore, davanti a Dio o ovunque, che sono abbastanza felice quando dico questo. Non mi interessa. Tutto qui. E poi morto. Meno male. Il pensiero rimane alle vittime e a tutte quelle persone che il caso non è stato chiuso per un motivo o per un altro, alle loro famiglie e al dolore che possono provare e sentire loro, non potendo avere una chiusura. Riposi